Carissimi, buongiorno. Allora, io oggi farò un piatto che sono tanto tempo che non faccio, ma saranno veramente anni. Un po' per pigrizia, un po' perché quando volevo farlo non trovo mai l'ingrediente giusto, ma io oggi, quando sono stato dal mio amico Ivan, il mio pescatore di fiducia, ho trovato questi scampi meravigliosi. Sono quelli piccolini, ma sono quelli saporiti, ma veramente fantastici. E adesso ci andiamo a fare il risotto. Baby, I've been thinking about the things we said. Oh yeah. E allora, di che cosa abbiamo bisogno per fare questo risotto? Andiamo a vederlo. Allora, per il fondo di cottura che cosa utilizziamo? Sedano, carota, ho un cipollotto, anzi ce n'ho più di uno, questi sono quelli di mio zio, ecco perché sono un po' così piccolini, però sono gustosissimi. Uno spicchio d'aglio e poi un limone con la buccia non trattata perché andremo a mettere un paio di bucce all'interno del fondo. Dopodiché avremo bisogno di una noce di burro e di un pochino d'olio. Però prima di tutto dobbiamo pulire gli scampi. Allora, cominciamo a pulire i nostri scampi togliendo intanto la testa e anche il carapace. Per togliere il carapace basta schiacciare in questa maniera, poi aprirli piano piano ed ecco qui la polpa. Essendo così piccoli non ci sarà neanche bisogno di togliere quel budello centrale perché qui veramente è una cosettina molto piccola e molto infinitesimale. Però ci dovesse essere, ci aiutiamo con un coltellino a tirarlo via. Ebbene, ecco fatto. Questi sono i nostri carapaci che adesso andremo a utilizzare per fare il fondo di cottura e questi gli scampi che abbiamo già pulito. Allora, dopo averli puliti, adesso andiamo a preparare il fumetto di scampi e quindi adesso andiamo a cominciare a mettere le verdure. Ma per prima cosa mettiamo un filo d'olio all'interno della pentola, una noce di burro, si è sciolto bene il burro, andiamo a mettere il sedano, la carota, l'aglio, il cipollotto tagliato, i gambi del prezzemolo che sono di un'aromaticità incredibile e poi per dare un pochino di freschezza qualche buccia di limone. E adesso lo facciamo andare per circa un paio di minuti a fuoco un pochino alto, dobbiamo rosolarle. Già sentire gli odori di queste verdure che sfrigolano all'interno di questa pentola, già ti viene il pensiero di quando andrai a mangiare questo piatto che avrà un profumo fantastico. È la bellezza di questa cucina, della nostra cucina, è proprio questo. Sono passati questo paio di minuti, mettiamo dentro le nostre teste, i nostri carapaci. Ale! Con la paletta cominciamo a schiacciare per bene, soprattutto le teste, perché lì dentro ci sono tutti i succhi che ci serviranno poi per fare il fumetto. Così. Perfetto, si sente già il profumo, è fantastico. Non vedo l'ora che sia pronto. Lasciamo andare così per qualche minuto. Allora adesso andremo a sfumare il fumetto con del liquore. Allora, quello che avete in casa, brandy, cognac, eccetera. Io mi sono ritrovato perché me l'avevano regalata all'interno di un cesto natalizio lo stock 84. Ma ho ricordato lo stock? Oropilla, Rosso Antico. Sono cose proprio antiche. Però in questo caso ci servirà. Sarà molto utile. Allora, eccolo qua il bicchierino. Andiamo a bagnare con il brandy stock 84 e facciamolo evaporare. Questo gli darà chiaramente un profumo fantastico. Il brandy è evaporato, a noi adesso andremo a mettere l'acqua, ma l'acqua deve essere rigorosamente fredda. Perché? Perché in pratica deve abbassare la temperatura in modo tale che così i succhi riescono a uscire più lentamente e quindi sarà più profumato. Andiamo a preparare adesso invece gli scampi con il loro sugo, quindi mettiamo una noce di burro e anche un filo d'olio e poi un pochino di cipollotto che ho tritato precedentemente. Per far stufare bene la cipolla senza che chiaramente si bruci, possiamo già mettere un goccio di quel fumetto di scampi che stiamo già preparando. E ora ci mettiamo degli scampi, non tutti, già tritati, gli daremo proprio una scottata veloce. Adesso rialziamo la fiamma e li andiamo a bagnare con un buon vino bianco e lo facciamo evaporare.
E poi se vi volete gratificare mentre cucinate, ve lo bevete un bicchiere. Buono e fresco. Bene, siamo arrivati al punto in cui adesso andiamo a mettere il nostro pomodoro. Allora, io metto la passata, però se voi volete mettere il concentrato oppure il pomodoro fresco oppure i pelati, non è quello il problema. Facciamo amalgamare per bene il pomodoro con il sugo degli scampi. Si è un po' ritirato e adesso andremo a inserire la famigerata panna. In realtà qui la panna ci vuole, però usate la panna, quella fresca, non quella in brick che è una crema pesante e che purtroppo a molti, diciamo così, cosiddetti chef serviva per coprire un po' le magagne che facevano. Lo dobbiamo fare un po' rosato. Se magari vediamo che è un po' troppo rosato, allora ci andiamo a mettere un altro pochettino di pomodoro. Ecco, diciamo che così va bene. Adesso lo facciamo ritirare piano piano. Allora, andiamo alla preparazione del riso. Quindi mettiamo l'olio si è scaldato. Adesso andiamo a mettere il nostro riso e lo andiamo a tostare. Ricordatevi sempre che il risotto non deve essere mai abbandonato, mi raccomando, va sempre curato. È un bambino e come tutti i bambini va tenuto sott'occhio, soprattutto quando è piccolo. Perché si deve tostare il riso? Perché si deve chiudere in modo tale che poi con il brodo, quando verrà aggiunto, rilascerà piano piano tutto il suo amido. E ora che si è bello tostato, andiamo ad ammettere il nostro fumetto di pesce. Chiaramente utilizzate un passino, visto che va filtrato, altrimenti rischiate di metterci dentro anche i carapaci e questo non va bene. Va leggermente coperto, non va affogato. Ecco, basta già così. E mescolate ogni tanto, mi raccomando, va sempre tenuto sott'occhio. Quando vedete che il liquido si è ritirato, allora ne rimettete altro. Dobbiamo sempre coprirlo leggermente. Ecco qua. E continuiamo la nostra cottura. Verso la fine della cottura provate ad assaggiare il brodo, perché se rimane leggermente sciapo ci potete mettere un pizzico di sale. Ma non esagerate, perché comunque i carapaci degli scampi sono già saporiti di suo. Allora, proviamo a assaggiare il riso. Ci siamo, proprio manca un minuto di cottura. Allora a questo punto andremo ad aggiungere la crema. Eccola qua, con i nostri scampi. Andiamo ad amalgamare il tutto, ma non è finita ancora, Vogliamo fare la mantecatura? Vedete che meraviglia? Si sente un profumo. Ok, spengiamo il fuoco, mantechiamo di nuovo. E ora andremo ad aggiungere quegli ultimi scampi che avevamo lasciati da parte, che sono ancora crudi, ma con il calore del risotto si cuoceranno tranquillamente. Attendiamo un paio di minuti e poi andremo ad impiattare. Assaggio, È fantastico, i profumi si sentono tutti e perfettamente. Ma detto questo, ragazzi miei, dovete assolutamente fare questa ricetta, perché è veramente buonissima. Fatelo perché è semplice da fare, ma soprattutto è un piatto straordinario e lo potete utilizzare in qualsiasi occasione. Io vi ringrazio di avermi tenuto compagnia fino a questo momento, mi fermo qui, noi ci vedremo alla prossima ricetta. Se ancora non avete fatto, ricordatevi di iscrivervi qui sotto al canale, mi raccomando, a voi costa pochissimo, anzi niente, e a me chiaramente mi fa crescere. Ci vediamo alla prossima, bacioni!